A volte, dietro la risata di un'innocente signora anziana, si nasconde il male più nero che si possa immaginare. Nella farcitura della torta di mele si nasconde l'arsenico, nella borsetta magari in lana uno spillone da conficcare nel cranio di un neonato, fra le pieghe dei gomitoli la benzina per dar fuoco a una casa. No, non è la sceneggiatura di un film horror, ma la realtà, la cupa storia di Nanny Hazel Doss, soprannominata la nonnina ridacchiante. In inglese viene soprannominata The Giggling Granny, un suono onomatopeico di rara efficacia che rende molto meglio rispetto alla nostra lingua il male che si può nascondere dietro una sottana portata fino alle caviglie o un paio di occhiali fondo di bottiglia da attempata signora degli Stati Uniti più rurali. Nanny Doss fu una serial killer spietata, calcolatrice e opportunista che uccise molti dei propri familiari per differenti ragioni, cercando una felicità che non raggiunse mai. La sua brama di sangue e denaro terminò soltanto dopo aver ucciso 12 persone, tutte sue familiari, grazie al tardivo intervento di un medico. La donna peraltro confessò, e questo è il punto di discussione psicologico, soltanto quando le fu ridata la propria rivista per cuori solitari. Siamo all'inizio del XX secolo e Nanny proviene da una famiglia dell'America rurale. L'Alabama non è esattamente il luogo ideale dove coltivare amore e passione per l'altro sesso e Nanny trova rifugio a 16 anni in un matrimonio utile a fuggire di casa. In 6 anni lei e Charlie Braggs hanno 4 figli ed è allora che comincia la furia omicida della futura nonnina. Visto che ritiene troppo impegnativo e oneroso allevare ben 4 pargoli, ne uccide 2 con del veleno per topi. Prima di continuare con le vicende di Nanny Doss ti rivolgo un piccolo appello. I nostri video sono visti da milioni di persone ogni mese, ma gli iscritti sono molti meno. Puoi sostenere il nostro progetto di divulgazione culturale iscrivendoti e seguendoci sui social. Basta un click. Grazie mille. Dato che era in vena, pensa bene di far fuori anche la suocera, con la quale ha un'accesa rivalità. L'anziana viene trovata cadavere, morta, in circostanze misteriose. Charlie è l'unico che sospetta la moglie e scappa portando con sé una delle 2 figlie rimaste, chiedendo il divorzio. L'anno seguente Braggs torna con una nuova donna, cacciando l'ex moglie di casa e dandole le figlie in affido, nonostante egli sappia delle tendenze omicide della donna. Charlie Braggs sarà a ragion veduta un rarissimo esempio di sopravvissuto a fianco della serial killer. Nanny scopre quindi le riviste per cuori solitari, un hobby che l'accompagnerà per il resto della vita, e conosce Frank Harrelson, che sposa dopo poco. Frank si rivela essere un alcolista e un violento, ma il matrimonio riesce a durare la bellezza di 16 anni, un record per Nanny. In questi 16 anni la Doss però non sta certo con le mani in mano e compie 2 terribili infanticidi. Melvina, la figlia avuta da Charlie Braggs, durante questo periodo ha 2 figli. Uno dei 2 viene ucciso ancora in fascia in ospedale con uno spillone, conficcatolo in testa quando la puerpera sta dormendo, mentre l'altro viene ucciso per asfissia dopo aver stipulato un'assicurazione sulla vita per una somma enorme. Nanny deve essere bravissima nel compiere questi omicidi, perché nessuno sospetta di lei. Visto che le riesce benissimo uccidere i propri parenti, pensa bene di ammazzare anche il marito, facendogli un'ultima cena a base di veleno per topi. Con il denaro incassato dall'assicurazione del nipote, la Doss si trasferisce nel 1947 in North Carolina. Ernie Lanning è il fortunato marito che, guarda caso, è anche lui un alcolista. Fra tradimenti e litigi, Nanny pensa di porre fine a questa inutile relazione preparando una bella cenetta condita dal solito veleno per topi. Nessuno, anche in questo caso, sospetta della donna, che rimane impunita. La sorella e la madre di Lanning però avanzano pretese sulla casa della coppia, pretese che portano ovviamente a un altro omicidio. Nanny brucia l'abitazione e uccide la madre di Lanning, incassando l'assicurazione sull'immobile. In questo periodo la Doss si dedica con profitto ad attività immobiliari, se così possiamo definirle, risolvendo una questione ereditaria per lei scomoda. Si reca dalla sorella Dovie, che è costretta a letto, favorendole il trapasso con del veleno per topi e impossessandosi quindi della casa.
Richard Morton rappresenta un barlume di felicità per Nanny, che per la prima volta sembra essere soddisfatta di un uomo. Sfortunatamente però Morton si rivela essere un traditore e la sua sorte diventa quindi inevitabile. Proprio mentre sta mettendo a punto il piano per servire una cena al gusto del solito veleno, Nanny deve aprire la porta di casa alla madre, trasferitasi nell'abitazione dei due sposi a seguito della morte del padre della Doss. Nanny decide di liberarsi dei due scomodi inquilini e li fa fuori entrambi, prima la madre e poi il marito. Sam Doss è il quinto marito e lo sfortunato fornitore, se così possiamo definirlo, del cognome di una delle serial killer probabilmente più spietate e fredde del XX secolo. All'inizio la coppia è felice, ma dopo poco Nanny si stanca e preferisce tornare alla ricerca di un nuovo cuore solitario. Sam si era quindi salvato dall'essere un altro tassello fra le vittime della nonnina, ma con le proprie mani firma la sua condanna a morte. Sam infatti non si arrende alla fine della relazione e scrive numerose lettere alla donna, nelle quali le chiede di tornare a casa da lui, in Oklahoma. Nanny ascolta l'accorato appello del marito e torna a casa, ovviamente con l'intento di eliminarlo. La fine di Doss è decisamente più rocambolesca di quella dei mariti e parenti precedenti. La donna gli serve una cena condita con l'arsenico, che però si rivela poco efficace. Sam viene ricoverato in ospedale e, dopo poco tempo, riesce a ristabilirsi. Tornato a casa il 5 ottobre, lo stesso giorno, la Doss decide di tornare alle vecchie abitudini e gli serve un piatto con il veleno per topi, che questa volta non lascia scampo. Anche Sam è morto e Nanny è pronta a incassare la doppia assicurazione sulla vita dell'uomo e rendersi disponibile per un nuovo cuore solitario. La morte di Doss però rende estremamente sospettoso il dottore che lo aveva dimesso dall'ospedale, il quale aveva certificato lo stato di salute del paziente. Durante l'autopsia vengono trovate numerose tracce di veleno nel corpo dell'uomo. Nanny Doss viene quindi arrestata e la sua furia omicida volge, tardivamente, al termine. In Oklahoma ci si concentra principalmente sull'omicidio di Doss e quindi le informazioni riguardanti gli altri omicidi compiuti dalla donna risultano essere frammentarie. La Giggling Granny muore nel 1965 di leucemia nel penitenziario di Stato dell'Oklahoma, dopo aver scontato una pena di neanche un anno per ogni vittima da lei uccisa, lasciandosi dietro una scia di omicidi di propri parenti strettissimi, forse unica nella storia moderna.